Finisce qui, Roma batte Inter 1-0, sconfitta pesante, terza sconfitta consecutiva per la nostra Inter in una settimana veramente tosta da digerire, con tanto nervosismo che si sta accendendo in questo finale di partita. È un Inter che non segna da 270 minuti, 300 minuti, considerando che avevamo segnato al 60° minuto circa della gara contro il Bayern. Ed è un Inter che oggi rischia veramente di veder allontanarsi il Napoli e di vedersi complicare in maniera molto, molto forse decisiva questa corsa per lo scudetto. 4 giornate ancora per l'Inter, 5 partite invece per il Napoli, che potrebbe andare a +3 con un calendario molto agevole in questo finale di stagione, e ne avevamo già parlato. E è un Inter che sembra palesemente svuotata dopo la doppia sfida contro il Bayern Monaco. È un Inter che in questo momento traballa pericolosamente per questa terza sconfitta consecutiva contro una Roma che continua a fare il suo gioco di misura, arriva da 18 risultati utili consecutivi, era ed è e rimane la migliore squadra italiana per punti nel 2025. Fa male vedere soprattutto un Inter che non riesce a reagire in maniera convinta allo svantaggio. Primo tempo in cui praticamente si è visto troppo poco per la nostra Inter. Nel secondo tempo qualcosa in più si è rivisto, c'è un ritorno in campo di Dumfries che per il finale di stagione ci dà un buon segnale, perché il suo rientro comunque ha generato del panico nella loro area di rigore. È un Inter che esce male sicuramente da questo momento. Io qui, Simo, faccio un distinguo subito, nel senso che è un momento in cui è difficile, assolutamente. Dobbiamo parlare di una partita non sufficiente da parte dell'Inter. La Roma va in vantaggio per 1-0 su una nostra disattenzione difensiva, dove la difesa veramente vagava dietro al pallone in maniera non convinta, e poi rischiamo di prendere il 2-0 poco dopo con la Roma che crea 2 occasioni. Nel secondo tempo continuano a fare un gioco abbastanza sterile, quindi ribadisco, lo ripeto per chi avesse difficoltà di comprensione, è stata una prestazione insufficiente, soprattutto dal punto di vista delle energie mentali. Si è vista una squadra nervosa sicuramente per il risultato, come è comprensibile che sia, però il rigore che c'è alla fine tu dammelo. In pieno recupero, il rigore clamoroso, netto, che c'è su Jan Bissak, datemelo per favore, perché ci stiamo giocando uno scudetto punto a punto, dove il Napoli, per esempio, passa ad Empoli con un calcio di rigore che non esiste proprio nella storia del calcio. Quindi allora tu questo rigore dammelo, perché in un campionato così lungo, così complicato, dove tutto si decide sui dettagli, se c'è un calcio di rigore netto come quello su Bissac che viene trascinato a terra, tu dammelo e poi vediamo che succede, perché tutto poi si compensa. Il primo rigore su Dumfries secondo me non c'era, sinceramente, perché è Dumfries che prima fa fallo su Ndicà, ma quello su Bissac, ragazzi, per me è gigantesco. Sì, 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 poi detto che tra 0-1 e 1-1 cambiava giusto a livello magari un pochino morale, perché poi per tenere aperta la stagione dovevi vincerla 'sta partita oggettivamente. Sì, però Però Simo, sì, comunque scusa, ce la stiamo giocando punto a punto. no, no, Cioè, certo. ogni singola cosa conta, intanto io un punticino me lo prendo e poi vediamo che succede. Sì, beh, anche perché mancava alla fine, quindi comunque non è cioè probabilmente poi si Qua sarebbe chiusa lì. son milioni di euro che si spostano qua, per non parlare di titoli ed altro, per un Esa arbitraggio che adesso io allora lo dico pure, cioè rispetto al secondo, tra primo e secondo tempo, io ho visto un arbitraggio proprio cambiare clamorosamente, con la Roma che mette in campo una squadra molto fisica, molto strutturata. Primo tempo ci picchiano come tamburi, tant'è che Acerbi si è arrabbiato e Darmian ha dato anche a, non dico litigare, perché poi hanno sorriso con Ranieri, però se le son dette un po' di cose per l'intervento nel primo tempo con Manu Koné, che viene ammonito al quarto fallo d'ammonizione che fa, anche questo diciamo. Però vai pure. no, no, purtroppo purtroppo la squadra, come hai detto in apertura del tuo commento, è completamente a terra. Nelle scorse partite c'erano queste sensazioni, però c'era stato anche qualcosina, di buono, non tanto nel derby, magari prima, però, c'era un po' di speranza anche in virtù del fatto che, per esempio, col Bayern Monaco siamo andati a vincere in casa loro arrivando a un pareggio altrettanto brutto contro il Parma. Quindi c'era anche secondo me la speranza di dire magari in Champions League tirano fuori qualcosa in più che hanno sempre dimostrato di avere da inizio stagione. Se me lo chiedi adesso,
a prescindere che il Barcellona sia fortissimo, ma lo era anche il Bayern fortissimo, io arrivo veramente tanto pessimista in vista della gara di Barcellona e di conseguenza anche in vista delle ultime di campionato. Purtroppo le energie sono sotto lo zero probabilmente, tant'è che l'Inter dura ormai nemmeno un tempo, cioè dura anche meno, e secondo me si nota anche, come facevo notare all'intervallo, dal fatto che dopo che prendi gol, nei successivi 10 minuti la Roma ha altre 2 grandi occasioni che derivano da una reazione molto di nervi che l'Inter prova ad avere, e lì devi avere la lucidità di stare più attento, perché fa molto peggio subire un 2-0 subito, che la Roma poteva tranquillamente fare se Carlos Augusto soprattutto non fa quell'intervento miracoloso, piuttosto che invece portarla avanti e cercare di rimontarla in seguito. Ma stiamo commentando tentando di essere lucidi le azioni di una squadra che lucida non è, perché quando ti mancano le energie non sei lucido, lo vedi anche da certe decisioni che prendono certi giocatori. Non è un caso che l'unico, a parte Acerbi, cioè è un automa, non so come faccia quell'uomo, e anche Carlos Augusto, ma poi l'unico che ha provato a dare qualcosina era Zalewski, che casualmente è arrivato a gennaio, che è un po' più fresco, anche più giovane di molti altri, e nel tentativo di fare qualcosa, intendo proprio a livello di sensazione, lo vedevi che era un po' più brillante, e ovviamente Dumfries che però è stato fuori, quindi per quello che aveva ha provato a dare. Gli altri sono veramente KO. Io non riesco davvero a metterci dentro dei giudizi dal punto di vista tattico e tecnico. La Roma ha fatto la sua buonissima partita, ha meritato di vincere la 18ª partita di fila che non perde, quindi evidentemente stanno facendo un gran lavoro, e a meno che in maniera del tutto impronosticabile in questo momento il Napoli perda in casa contro il Torino, il campionato è finito, secondo me, perché non solo per la distanza in classifica, ma per quello che vedo dalla nostra Inter. Io non vedo come, dove andare a riprendere delle energie per onorare intanto il Barcellona in Champions, che avrai 2 partite da giocarti, e poi le ultime di campionato. Dispiace perché siamo arrivati a tanto così da riuscire a gestirci un minimo fino alla fine, però evidentemente le energie, cioè la spia della riserva era accesa da un po' e adesso la riserva è diventata zero totale, cioè il serbatoio è completamente finito. Il momento dice questo, assolutamente. Secondo me il punto oggi avrebbe comunque inciso tanto, perché tu adesso al Napoli hai dato un jolly in più, nel senso che loro possono anche pareggiare una partita in questo momento e noi invece rimarremmo dietro. Quindi questo sicuramente incide. Certo che se valuti i momenti e soprattutto il fatto che il Napoli giocherà dopo, tu oggi dai loro una grande spinta, assolutamente. Quindi a livello di come dire, di mentalità, sicuramente loro hanno una spinta in più a livello motivazionale per poter andare avanti in questo finale di stagione. Io dicevo, secondo me c'è un tema evidente che poi magari approfondiremo più a freddo. L'ingresso di Dumfries ci ha dato una presenza in area di rigore che non abbiamo mai avuto dentro questa partita, e qui stasera purtroppo va detto un Arnautovic che era stato un valore aggiunto come alternativa agli attaccanti, oggi è un pochino naufragato, anche perché c'è un Lautaro Martinez che alla 7ª partita consecutiva è arrivato inevitabilmente cotto, e quando ti mancano gli attaccanti, in più anche Di Marco purtroppo, è vero che arrivava da 4 assist nelle altre partite, difensivamente però ancora una volta oggi purtroppo il gol arriva da quella parte. C'è anche da dire che sì, la Roma dopo aver sbloccato merita di farne potenzialmente anche altri 2, è anche un momento in cui se la cosa ti deve girare tra dentro o fuori, ti gira dentro, cioè ti gira male lato Inter, perché Pavard nel primo tempo si fa male, bisogna anche capire poi che cosa si è fatto, ennesimo infortunio che ti costringe ad inserire Bissek, che per carità Bissek arrivava da un ottimo derby, ma non era previsto, e ti cambia tutta la strategia in corsa, e in un'azione con un mezzo rimpallo finisce sui piedi di Soulé, che riesce poi da 1 metro a metterla proprio tra le gambe di Sommer. Bravissimo Soulé, brava la Roma. Noi disattenti nel lasciare sempre puntualmente Pellegrini solo al limite dell'area di rigore, però ecco, in quell'episodio lì comunque è anche questo forse che fa la differenza a livello mentale, cioè nel momento in cui noi siamo in down mentale, quel duello, quella mezza palla, quel rimpallo finisce dalla loro parte e non dalla nostra. E se l'attacco gira male,
tutta la squadra inevitabilmente gira male, ti manca tutta la fascia sinistra che è quella che crea occasioni, Bastoni e Mkhitaryan erano squalificati, Di Marco è giù, oggi per giocare bene c'erano veramente troppi problemi, tant'è che anche Frattesi, l'abbiamo detto tante volte, Inzaghi ha provato anche a cambiarlo di fascia, primo tempo praticamente nullo e nel secondo tempo poco più, quindi ci sono tanti temi dentro questa partita. Dumfries ti mette un pochino più di presenza in area di rigore, crea delle occasioni, ma non siamo mai stati, non ricordo vere e proprie occasioni memorabili, clamorose, che ci rimangono nella mente, che forse sono state invece più dalla parte della Roma, come detto. Leggo alcuni commenti con le super chat. Grazie a Dottor Tot, 22 mesi con noi, dice la società piace giocare al blackjack. E qui riferimento chiaramente immagino anche al mercato di Dottor Tot, che ringrazio. Sickness, errore non piazzare qualcuno, disturbare Mancini, ammonito dopo 2 minuti, contentino dell'Aia, Rosso lo prende se gli arbitri fanno il loro lavoro. Sì, questo è un tema, Simo, anche all'andata nel derby, l'abbiamo detto, cioè viene ammonito Teo Hernandez, non abbiamo mai attaccato, anche Mancini poi ha provocato, ha fatto ammonire Lautaro, e l'ha fatto ammonire dopo 2 minuti, mi sembrava il preludio per una giornata positiva, perché era stato bravo Lautaro Martinez, e invece no. Stefan, grazie di cuore Stefan, Inzaghi in 4 anni uno scudetto è troppo poco, se non vince la Champions deve essere esonerato, dice Stefan De Martin. Sei d'accordo, Simo? Ci siamo aggrappati a Correa negli ultimi 10 minuti per salvare una stagione. Vedete voi. Sì, diciamo che siamo arrivati dal speriamo di qualificarci alla Champions a se non la vinci è da esonero. Diciamo, il passo che ha fatto l'Inter di Inzaghi mi sembra che si racchiuda tutto in questo, però capisco la frustrazione del momento, capisco che questa tra l'altro non è una linea che viene a caldo, perché sono commenti che in tanti al loro modo di vedere portano avanti da tempo. Ivo, col Barça si parte da 0-0, crediamoci comunque, quello sempre Ivo, anche perché Simo, domanda un po' maligna, l'Inter secondo te in Champions gioca una prestazione come quella di oggi a livello di attitudine mentale? No, però ti ripeto, dopo il pareggio col Parma, quantomeno io speravo per certi versi credevo che col Bayern avremmo tirato fuori la solita Inter forte ed è stato così. Oggi comincio ad avere qualche dubbio in più, perché per quanto la Champions dia alla squadra degli stimoli diversi, io vedo proprio una squadra a cui manca tutto. Manca la forza nei muscoli, manca la lucidità nella mente e quindi puoi avere tutto quello che vuoi, però ripeto, senza contare che il Barcellona è una squadra fortissima, sarei molto sorpreso. Non ero sorpreso di vedere quell'Inter contro quel Bayern. Oggi ti dico, se col Barcellona vedo quell'Inter lì, sono molto sorpreso, in positivo chiaramente, però non ce la vedo. Poi mettici dentro che magari non ci sarà Thuram, molto probabile, che Dumfries a questo punto probabilmente c'è, però è fuori da 40 giorni, ha fatto oggi i primi 20 minuti. In attacco avremo uno tra Arnautovic e Taremi, no? Inzaghi esonerato. Vai a giocare a Barcellona con uno tra Arnautovic e Taremi, che se li metti insieme non fai mezzo Dobbik, che non è Maradona, è Dobbik, con tutto il rispetto, no? Hai un centrocampista che ti manca uno, non 5, te ne manca uno, sei aggrappato a Frattesi, che nel primo tempo fa 9 tocchi e esce. Quando esce è il momento highlights in cui lo vedi. In difesa sei aggrappato ad Acerbi, che ha 47.000 anni, e cara grazia che c'è ancora Francesco Acerbi. Non lo so, perché poi Ultimo a mollare assolutamente anche oggi. Andrea Valsezza, mi dispiace ma Cotti fisicamente e mentalmente sarò disfattista, ma a Barcellona così rischi brutte figure, in 10 giorni buttiamo via tutto. Ma diciamo che a Barcellona rischi brutte figure a prescindere, perché il Barcellona ne ha presi 12 in 3 partite, quindi evidentemente col Barcellona sei esposto a questi rischi, però siamo arrivati qua, che dobbiamo fare? Ci ritiriamo, no? Grazie EC, 3 cose: portiere in difficoltà, primo tiro e subito gol, derubati sistematicamente dagli arbitri, anche se sarò l'ultimo io ci credo fino in fondo, ma crederci fino a che c'è l'aritmetica sono d'accordissimo. È chiaro che oggi è un duro colpo quello che subisce l'Inter inevitabilmente e che può indirizzare veramente il campionato. Sugli arbitri EC non si può parlare, perché mi è stato detto che puoi considerarti derubato solo se giochi bene, cioè i rigori valgono come i bollini del supermercato, devi accumulare un tot punti di bel gioco per poter dire di essere stato sfavorito dagli arbitri. Paolo, io sono ottimista, stasera parte mia suocera che era arrivata il giorno dopo Inter-Bayern. Allora abbiamo capito qual è la motivazione, Paolo. Grazie di cuore che ci riporti anche il sorriso. Nicola, grazie Nicola per il commento. Noi abbiamo fatto schifo, ma il primo che parla di Marotta League lo prendo a pedate. Comunque ci sta a perdere, ma no così. Ecco, questa è la sintesi di un commento che per me
ci sta alla perfezione, perché include tutto quanto, e non capisco perché se io dico la stessa cosa, in cui includo tutto, ci dice, no, gli arbitri, no, perché parli di arbitri? Sembra diventato il nuovo Icardi, quando menzionavi Icardi, tutti in allarme. Thomas, grazie di cuore Thomas, che amarezza. Si vede palese da settembre che l'Inter è in campione dell'Inter in Europa, sono due squadre diverse, non abbandoniamola e crediamoci. Ritorna molto questo concetto, Simo. Ma su questo a me fanno schifo, posso dirlo, certi commenti che sto leggendo, perché come ho ripetuto tante volte, le parole vergogna, le parole squadra senza palle e così via, sono da riservare alle squadre che non ci mettono tutto sul campo, non alle squadre che per averci messo tutto sono arrivati adesso a non averne più, perché questa è la realtà di questa Inter. Abbiamo veramente il coraggio di criticare dal punto di vista morale l'impegno di questi ragazzi? Mi chiedo agli altri tifosi dell'Inter, non a quelli che stanno godendo, che non tifano Inter, ed è giusto che godano. Abbiamo veramente questo ardore di farlo? Dopo che abbiamo visto le Inter di Icardi che stava sul lettino 2 mesi, le Inter prima ancora e prima ancora? Per me no. Per me l'ultima cosa che si può dire a questa Inter è di non metterci l'impegno. Si può dire tutto il resto, giustamente, ma se questa squadra che ci ha messo tutto l'impegno del mondo arriva qui a non averne più di energie e non ne arriva più perché ce l'ha messo prima l'impegno, io le parole vergogna, le parole squadra senza palle, vi dico tenetevele. Poi ognuno ha il suo modo di lamentarsi. Però io, se c'è l'ultima, cioè se io mi trovo davanti un giocatore dell'Inter oggi, lo abbraccio, non lo insulto. E non è che lo insulto solo perché perdo. La sconfitta, come dico sempre, fa parte dello sport. Quando un altro merita, gli si fanno i complimenti. Però vedo che c'è una gran voglia di scagliare, come se poi mandare via Inzaghi fosse la soluzione ai mali, no? Cioè mandi via Inzaghi, dimmi tu il nome a caso, Taremi ricomincia a fare 30 gol a stagione, quell'altro non si rompe più. No, perché poi è così, l'abbiamo vissuto anche con Conte, loro l'abbiamo vissuto con Spalletti, con 1000 allenatori. No, è sempre quella la soluzione. Cacciamo l'allenatore, ale, e via. Guarda, Simone, abbiamo Roba da parlato pazzi. 40 minuti nel video di venerdì, cioè lo sai Esatto. come la penso, è da settimane. Cioè pure mi ha fatto sorridere, nel senso, francamente mi dispiace perché non capisco qual è l'utilità di un atteggiamento del genere. Tifosi che sono arrivati, tra l'altro hanno cambiato nome nel nickname per sfottermi, per dire ah sei contento che abbiamo perso perché ci abbiamo provato in tutte le competizioni, sei contento di vedere l'Inter così? Sono godo perché abbiamo perso, così imparate a non andare avanti su tutti i fronti. Vabbè, Bello. ragazzi, Questo è un ognuno gran la modo di vive, fare. ognuno Complimenti. la vive a modo suo. Io Complimenti. preferisco tifare Inter piuttosto che le mie idee, però ognuno è tifoso di quello che preferisce. Antonio Sisto, 21 mesi con noi, grazie di cuore davvero Antonio per il supporto, e il commento di Antonio chiude giustamente questa clip con il suo ma, che ci lascia lì così appesi a... È un eh, errore di messaggio, ma è perfetto, cioè rimani perfetto, appeso. perfetto. Potremmo concludere giustamente la clip con il ma di Antonio. Mi raccomando, su passioneinter.club ragazzi c'è una community meno tossica con cui possiamo confrontarci, se vi va di entrarne a far parte. Vi aspettiamo lì.